Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come fare queste graziose piantine nel quale potete andare a sostituire il fiore sopra e ne fate veramente di tutti i tipi. Il vasetto è sempre uguale, lo stelo potete utilizzare sia questo con lo stecco oppure prendere un filo di ferro e rivestirlo. Vedete voi come volete andare a fare il vostro stelo. Di piantine ne potete fare davvero tantissime, di vari tipi. Qui c'è la fragolina, qui c'è il tulipano, questo è un girasole, dietro c'è la margherita, ma possiamo fare anche altri tipi. Se vi interessa scrivetemi sotto, così farò altri tipi di fiori e ve li inserirò nei video. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la piantina girasole andiamo a fare il centro del girasole. Con il filato marrone facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie però lavorate in costa dietro. Andiamo a sostituire il filato marrone con quello giallo e andiamo a fare una maglia bassa nella prima maglia qui, poi andiamo a fare 2 catenelle, nello stesso punto andiamo a fare una maglia alta e di nuovo 2 catenelle, nello stesso punto andiamo a fare una maglia bassa. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Entriamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia e 2 catenelle e una maglia bassa nella stessa maglia e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Terminato il giro possiamo chiudere nella prima maglia e andiamo a chiudere il lavoro con una maglia bassissima. Per la parte di dietro del fiore andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui per il davanti, andiamo a lavorare le maglie come abbiamo lavorato questa parte, andiamo a fare anche la parte di dietro. Per le foglie invece andiamo a fare con il filato verde una catenella di 6 maglie. Dopo aver fatto le nostre catenelle andiamo a fare 2 maglie basse nelle prime 2 maglie, poi facciamo 2 mezze maglie nelle prossime 2 maglie e 2 maglie alte nelle ultime 2. Giriamo poi il lavoro e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 mezze maglie e 2 maglie basse e possiamo chiudere il lavoro e questa sarà la foglia. Andiamo a fare 2, una da un lato e una dall'altro lato. Per il vasetto abbiamo un anello magico di 7 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in totale saranno 14 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 21 maglie lavorate. Ora andiamo a lavorare 21 maglie però lavorate in costa dietro, prendiamo solo questa parte qui della maglia e la lavoriamo in questo modo. Andiamo a fare un giro di 21 maglie in questo modo. Lavoriamo per altri 5 giri 21 maglie lavorate normalmente. Ogni 6 maglie andiamo a fare un aumento e saranno 24 maglie lavorate. Lavoriamo ora le 24 maglie però lavorate in costa davanti, prendete solo questa parte qui della maglia e andiamo a fare tutto il giro in questo modo. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 28 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 28 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo, andiamo a girare questa parte qui dove abbiamo fatto le maglie in costa in questo modo e questo sarà il vasetto. Andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e diamo bene la forma. Andiamo a fare ora il terreno per mettere all'interno del vasetto. Per il terreno con il filato marrone abbiamo un anello magico di 7 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 14 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 14 maglie però lavorate in costa e dietro.
possiamo staccare il filo. Questa sarà la terra che andremo ad inserire nel vasetto e dobbiamo ora andare a posizionare uno stecchino di legno in modo da realizzare lo stelo e dobbiamo rivestire con lo stesso filato che abbiamo fatto le foglie questo stelo in modo da poterlo poi inserire nel fiore. Con ago e filo dobbiamo andare a cucire la parte di dietro del girasole. Ho fatto due parti uguali di questo davanti in modo da poter poi chiuderlo così e volendo possiamo andare ad inserire un po' di ovatta sintetica prima di chiudere tutto e prima di chiudere tutto andiamo a mettere anche il nostro bastoncino ricoperto di filo verde. Per creare lo stelo vado a fare semplicemente in questo modo, vado a riempire tutta la parte di verde passando il filo così vicino in modo da riempire tutta questa parte. Una volta che l'ho riempito possiamo andare ad inserirlo sia nella base del fiore sia nella base del vasetto. Un po' di pazienza, andiamo a riempire tutta questa parte. Bloccate poi alla fine passandola in questo modo, andate a fare il vostro occhiello e bloccate un po' di volte il filo al bastoncino, poi andate ad inserire da una parte il fiorellino che avete fatto, che può essere il girasole o qualche altro fiorellino che poi vi farò vedere volta per volta, il vasetto è sempre uguale, e poi andiamo ad inserire all'interno anche del vasetto. Allargate leggermente questo foro qui centrale in modo da poter far entrare il bastoncino all'interno. Mi aiutate con l'uncinetto e andate a sistemare anche il bastoncino all'interno. Andiamo poi a cucire maglia per maglia con ago e filo il terreno al vasetto e poi andiamo a cucire il fiorellino allo stelo e poi andiamo a cucire anche le foglioline al lato. Possiamo anche incollarla se preferite le foglie, come vi trovate più comodi. Con ago e filo andiamo a cucire la base del terreno al vasetto, prendiamo le maglie in costa e le andiamo a cucire in questo modo qui, dopo aver inserito un po' di ovatta sintetica all'interno. Prendiamo la parte di dietro del fiorellino e la andiamo a cucire maglia per maglia in modo da chiuderla. Prima di chiuderla completamente inseriamo un po' di ovatta sintetica e lo stelo del fiore, lo stelo verde. Ho inserito l'ovatta sintetica, ho lasciato la fessura per inserire anche lo stelo qui e poi magari vado a bloccare bene, volendo potete mettere anche un po' di colla a caldo sia alla base del vasetto che alla base del fiore sopra, e poi andiamo ad applicare le foglioline. Con lo stesso vasetto possiamo naturalmente fare qualsiasi altro fiore, utilizzando sempre lo stesso stelo, le stesse foglie. Andiamo a cambiare solo il fiorellino e vi farò vedere altri modellini in modo da poter fare qualsiasi tipo di fiore, utilizzando sempre lo stesso vasetto e lo stesso stelo. Per realizzare la margherita con la piantina andiamo a fare con il filato giallo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo ora le 12 maglie lavorate in costa dietro. Prendiamo il filato bianco e andiamo a lavorare 4 catenelle. Facciamo un'altra catenella per girare e lavoriamo 4 maglie basse nelle 4 catenelle.
Entriamo poi nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima e ripetiamo 4 catenelle, 4 maglie basse. Andiamo nella prossima, facciamo le nostre 1 2 3 e 4, ne facciamo un'altra per girare e lavoriamo 4 maglie basse. E ripetiamo la sequenza per tutto il giro. Andiamo qui, facciamo la nostra maglia bassissima, andiamo nella prossima e di nuovo, e ripetiamo così per tutto il giro. Se invece volete dei petali più ravvicinati, non andate a fare la seconda maglia bassissima, ma andate direttamente a fare la vostra maglia, le vostre catenelle subito dopo, anziché lasciare lo spazio in più. Qui non ho lasciato lo spazio, quindi parto direttamente da questo punto e verranno più ravvicinati i petali, come li preferite. Terminato il giro ci andiamo a chiudere nella prima maglia con una maglia bassissima, chiudiamo il lavoro e poi andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui al centro per chiudere la parte di dietro. Questa sarà la margherita e andremo poi ad inserire sempre nello stesso stelo la margherita, chiudendola come abbiamo fatto per il girasole. Per realizzare il tulipano facciamo un anello magico di 6 maglie con il filato che preferiamo. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 21 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 6 giri, 21 maglie basse, stacchiamo il filo e poi andiamo a chiudere, inseriamo un po' di ovatta sintetica, andiamo a chiudere con ago e filo. Possiamo riempire con l'ovatta sintetica, poi pieghiamo leggermente i lati esterni e andiamo a cucire la parte centrale in modo da chiudere il fiore. Andiamo così e andiamo a chiudere. Stringiamo bene e questo sarà il tulipano. Volendo come stelo possiamo anche utilizzare direttamente il filo di ferro verde oppure rivestire un filo di ferro con il filo verde. Andremo sempre ad allargare leggermente questo forellino e andiamo ad inserire alla base del vasetto, sempre che abbiamo realizzato lo stesso vasetto, vale per tutti i fiori. Per realizzare la piantina fragolina andiamo a fare la fragolina. Abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento nelle prime 3 maglie, in totale saranno 9 maglie lavorate. Un aumento nelle prime 3 maglie e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento nelle prime 3 maglie saranno 15 maglie lavorate. Un aumento nelle prime 3 maglie saranno 18 maglie lavorate. Un aumento nelle prime 3 maglie saranno 21 maglie lavorate. Un aumento nelle prime 3 maglie saranno 24 maglie. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Proseguiamo i giri con la diminuzione fino a chiudere completamente la parte, dopo aver riempito con l'ovatta sintetica. Per realizzare le foglioline della fragolina andiamo a fare un anello magico di 10 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare la sequenza per creare le foglioline. Andiamo a fare in questo modo, facciamo 1 2 e 3 catenelle, poi scendiamo, facciamo un'altra catenella per girare e scendiamo con una maglia bassissima nella prima catenella, una mezza maglia, aspetta, no,
una maglia bassa e una mezza maglia. Saltiamo una maglia di base, andiamo nella prossima e facciamo una maglia bassissima e ripetiamo la sequenza di 1 2 3 catenelle più una per girare, 4 catenelle, una maglia bassissima nella prima maglia, catenella, una maglia bassa nella prossima e una mezza maglia nell'ultima. Saltiamo una maglia di base, facciamo una maglia bassissima e andiamo a ripetere la sequenza per tutte le maglie. Possiamo ora staccare il filo e questo poi lo andremo a cucire qui alla base della fragolina e andiamo a fare poi dei pallini con il filato bianco sulla fragola. Con un po' di filo bianco andiamo a creare i pallini alla fragola. E infine andiamo a cucire le foglioline al centro della fragolina. E anche la fragolina la possiamo andare ad aggiungere al nostro stelo che abbiamo realizzato o con lo stecchino o col filo di ferro, con qualsiasi cosa vi trovate più comodi. Ed eccoli terminati, questo è il girasole, questo è il tulipano, c'è la fragola e più dietro c'è la margherita, ma possiamo farne veramente di tanti tipi diversi. Utilizziamo sempre lo stesso vasetto e andiamo a cambiare il fiorellino sopra. E magari se mi scrivete nei commenti farò altri tipi di fiori o a vostra richiesta, oppure metterò io, ogni tanto inserirò qualche altro tipo di fiori, così li avete tutti e potete scegliere quello che vi piace di più o farne tanti diversi. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi abbraccio, vi mando un grande bacio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio, alla prossima! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.